Ciao a tutti, ho letto molte storie sulle relazioni su questo sito. La mia potrebbe non essere unica, ma ci va vicino. Solo un paio di mesi fa pensavo di avere un matrimonio fantastico. Ho scoperto che mia moglie, dopo 18 anni, mi tradiva. Ma diventa ancora più folle. Il suo partner di affari è sposato e sua moglie ha assunto un investigatore privato. Siamo entrambi sulla quarantina avanzata, senza figli a casa. Le nostre 2 figlie sono cresciute e vivono per conto loro. Facevamo tutto insieme dal momento in cui ci siamo conosciuti. L'unico momento in cui non eravamo insieme era quando lavoravamo. Sono un sviluppatore di software e lei è una project manager per una compagnia tecnologica. Avevamo quasi gli stessi orari e tornavamo a casa a pochi minuti di distanza l'uno dall'altra. Facevamo sempre una corsa dopo cena, avevamo serate regolari dedicate agli appuntamenti. Ecco perché è così difficile per me scrivere questo. Sono stato completamente colto alla sprovvista da una cosa del genere. Noi uomini possiamo avere difficoltà a individuare i cambiamenti nel comportamento della nostra donna. Pensiamo sempre che siamo noi a dover sistemare le cose. Ho scoperto che mi tradiva da un anno. Non avevo idea finché non ho visto un messaggio sul suo telefono che diceva «Ciao amore». È stato per caso. Non avevamo problemi, almeno io non li vedevo. Un giorno è tornata a casa ed era insolitamente silenziosa. Parlavamo sempre del nostro giorno di lavoro e delle cose interessanti che accadevano. La mia scoperta del suo tradimento è iniziata come qualsiasi altro giorno. Siamo andati a lavorare, siamo tornati a casa, abbiamo cenato e siamo andati a correre. Quella notte ho notato che era insolitamente silenziosa. Le ho chiesto se c'era qualcosa che non andava e lei ha risposto che aveva avuto solo una lunga giornata di lavoro. Ho detto «Ok» e non ho insistito. Abbiamo chiacchierato, ma non come facevamo di solito. Tornati dalla corsa è andata immediatamente a fare la doccia. Sono entrato in cucina e ho notato il suo telefono sul tavolo. Improvvisamente il suo telefono ha vibrato e lo schermo si è illuminato. È stato allora che ho visto il messaggio che avrebbe cambiato il corso del nostro matrimonio di 18 anni. Mi sono congelato e non potevo credere a ciò che avevo appena visto. Quando è uscita dalla camera da letto dopo la doccia, le ho subito messo il telefono davanti e le ho chiesto che cosa fosse. Ha urlato chiedendomi se stavo guardando il suo telefono. Le ho detto di no, che lo schermo si era illuminato quando era arrivato il messaggio. Mi ha detto che questo tizio era solo un buon amico e un cliente della sua compagnia. Ho detto davvero? Se è solo un buon amico, perché ha il tuo numero personale e ti chiama amore? Ha detto che era un grande cliente e che se avesse avuto domande voleva assicurarsi che potesse contattarla. Le ho detto che non mi sembrava giusto. A questo punto ero furioso. Non ho detto altro quella notte. Continuavo a pensare al messaggio che avevo visto e non riuscivo a togliermelo dalla mente. Non ho dormito nello stesso letto con lei quella notte. Qualcosa non andava. Il giorno dopo mi sono alzato e ho dormito nella camera degli ospiti al piano di sotto. Mi sono sistemato e sono andato a lavorare. Durante il giorno mia moglie mi ha scritto dicendo che sarebbe uscita con dei colleghi dopo il lavoro. Ho solo guardato il messaggio e non ho risposto. Ero ancora sconvolto dal messaggio che avevo visto la sera prima. Verso le 2:35 del mattino è rientrata da una serata fuori con i colleghi. Ero nella camera degli ospiti a guardare la TV. Ha visto la TV accesa ed è entrata chiedendomi se stavo dormendo lì quella notte. Le ho detto di sì. Mi ha chiesto perché. Le ho detto che il messaggio che avevo visto la sera prima mi dava ancora fastidio e non credevo che fosse solo un amico. Lei mi ha detto che stavo esagerando. La prossima cosa che ho visto mi ha scioccato. Ha iniziato ad allontanarsi da me. Ho detto cosa diavolo è quello sul tuo collo? Non è possibile che sia un succhiotto. Mi ha detto che ero pazzo e ha iniziato ad allontanarsi. Mi sono alzato di corsa e l'ho inseguita afferrandole il braccio per guardare più da vicino. Ho detto, oh diamine, è davvero un succhiotto. Ho anche notato che non indossava la sua fede nuziale. Le ho detto, non indossi più la tua fede, mi stai tradendo, vero? Ha detto di no. Le ho detto di andarsene. Ha detto che non sarebbe andata da nessuna parte. In quel momento ho capito che dovevo uscire di casa. Non potevo sopportare di guardarla perché sapevo che stava mentendo.
Ho lasciato la casa e sono andato in un hotel. Non volevo disturbare nessuno dei miei amici o familiari così tardi la notte. Ho pagato per una settimana. A questo punto ho capito che il nostro matrimonio di 18 anni stava arrivando a una brusca fine. Il giorno dopo ho chiamato mio fratello e gli ho raccontato i miei sospetti. Anche lui pensava che stesse tradendo. Così, senza parlarle, ho chiamato un avvocato e chiesto del processo di divorzio. Ha detto che se avessi avuto prove del tradimento potrebbe aiutare il mio caso, oppure, se riuscissi a farle accettare un divorzio consensuale, potrebbe essere un'opzione. Sono passati altri giorni e il mio tempo in hotel stava per finire. Ho quasi pagato un'altra settimana, ma ho deciso di non farlo. Mia moglie continuava a riempirmi il telefono di messaggi chiedendo quando sarei tornato a casa, ma non ho mai risposto. Sono andato a lavorare e lei ha chiamato il mio lavoro chiedendo se sarei tornato a casa. Ho semplicemente detto che sarei tornato a casa quella sera. Ho riattaccato con lei. Dopo di ciò, il mio capo è venuto da me e mi ha chiesto se andava tutto bene. Il mio capo è un buon amico, siamo andati al college e al liceo insieme. Gli ho confidato che pensavo che mia moglie mi stesse tradendo. Mi ha guardato e ha detto impossibile. Sei sicuro? Gli ho detto che dopo una corsa con lei, una sera, avevo visto un messaggio sul suo telefono che diceva «Ciao amore» e poche notti dopo era tornata a casa con quello che sembrava essere un succhiotto sul collo. Ha detto «Se hai bisogno di un posto dove stare o di me per qualsiasi cosa, fammi sapere». Ha poi detto che non pensava dovessi stare nella stessa casa con lei. Ha detto che potrebbe dire che l'ho colpita o altre sciocchezze e sarei stato arrestato. Dopo aver sentito ciò, ho rivalutato se volevo tornare a casa. Ho molte cose a cui pensare. Non credo di stia esagerando, specialmente dopo aver visto il livido. Tornerò presto con un aggiornamento. Grazie a tutti quelli che hanno ascoltato. Questo è un aggiornamento alla storia precedente che ho postato. Ho scoperto che mia moglie, dopo 18 anni, mi tradiva. Il suo partner di affari è sposato. La cosa più strana è che sua moglie ha assunto un investigatore privato per seguirlo. Sì, il suo partner di affari è sposato. La cosa più tragica è stata che la moglie del partner ha causato un infortunio a mia moglie, ma lei sopravviverà. Sto comunque divorziando da lei. Nel mio ultimo post pensavo che mi stesse tradendo. L'ho detto al mio capo, che è un buon amico mio, e a mio fratello, e stavo contemplando di tornare a casa. Il mio capo ha suggerito che non dovessi stare nella stessa casa con lei perché potrebbe fare false accuse che potrebbero farmi arrestare. Quel giorno dopo il lavoro sono tornato a casa prima di mia moglie. Ho preso alcuni vestiti e me ne sono andato prima che lei tornasse. Non volevo che mi vedesse andare via di nuovo. Le avevo detto che sarei tornato a casa, ma ho cambiato idea dopo aver parlato con il mio capo. Sono rimasto da mio fratello finché tutto non fosse risolto. Come immaginavo, mia moglie continuava a riempirmi il telefono di messaggi e non ho risposto. Il giorno dopo al lavoro ho ricevuto un messaggio da un buon amico. È un buon amico di lei che lavora nella sua azienda. Mi ha chiesto se ero libero dopo il lavoro. Ho detto ok. Ci incontriamo ogni tanto per chiacchierare delle cose che succedono nelle nostre vite e per aggiornarci. Dopo il lavoro sono andato al caffè più vicino e mi sono incontrato con il mio amico. Abbiamo iniziato a chiacchierare e dopo 20 minuti mi ha chiesto se andava tutto bene tra me e mia moglie. Ho esitato e prima che potessi dire qualcosa ha detto che stava chiedendo perché sapeva che non erano affari suoi, ma che lei usciva spesso con un grande cliente ultimamente. Lo portava a pranzo e le aveva portato fiori più di una volta. Tutti avevano lo sguardo come per dire «Non è sposata?» Ho detto al mio amico «Sì, penso che mi stia tradendo». Si è semplicemente seduto e ha detto lo sapevo. Poi mi ha detto che il tizio con cui usciva era sposato e aveva 3 figli. Ha anche detto che mia moglie sapeva che era sposato. Ho detto sei sicuro? Ha detto sono sicuramente sicuro. Dopo il nostro incontro sono andato direttamente a casa per affrontarla con ciò che avevo appena sentito. Sono arrivato a casa nostra e la sua macchina era nel vialetto. Sono entrato e lei era in cucina. L'ho subito affrontata su ciò che mi era stato detto. Ho detto che mi stava tradendo con un uomo sposato e mi aveva mentito tutto il tempo. Ho scoperto che vedeva quest'uomo da molto tempo. Lei è crollata in cucina e ha iniziato a piangere.
Sono uscito mentre piangeva, non ho nemmeno aspettato una sua risposta. Sono andato a casa di mio fratello e gli ho detto quello che avevo appena sentito. Gli ho detto che il mio matrimonio era finito. Ho scoperto che il tizio con cui mi tradiva era sposato e aveva 3 figli. Lei sapeva che era sposato. Mio fratello mi ha detto che dovevo mettere in ordine le mie cose e terminare questo matrimonio. Mi ha chiesto da quanto tempo si comportava così. Gli ho detto che per me era improvviso, ma il mio amico al lavoro ha detto che andava avanti da un po', quasi un anno. Dopo la nostra conversazione mi sono sistemato e sono andato a letto. Il giorno dopo sono andato a lavorare. Il mio capo è venuto nel mio ufficio e mi ha detto che dovevo andare in ospedale. Ho detto come? Ha detto che mia moglie era ferita, ma che stava bene e si sarebbe ripresa. Ho detto come fai a saperlo prima di me? Ha detto che era il contatto di emergenza di mia moglie, ma lei aveva detto all'infermiera che non rispondevo al telefono. Così il mio capo ha detto che mia moglie aveva chiamato il mio lavoro dicendo che era un'emergenza. La sua segretaria ha risposto e Gigli ha passato il telefono. Ho lasciato il lavoro e mi sono precipitato in ospedale. Quando sono arrivato, ho chiesto della stanza di mia moglie. L'infermiera me l'ha detto e sono andato nella sua stanza, dove stava leggendo una rivista. Quando mi ha visto, ha iniziato a piangere istericamente mettendosi le mani sul viso. Ha iniziato a raccontarmi che circa un anno fa il suo partner di affari veniva al suo ufficio perché stava chiudendo un grosso progetto immobiliare commerciale. Ogni volta che veniva in ufficio flirtavano un po'. Ho detto: «Sapevi che era sposato?» Ha detto sì, lo sapevo, e si è scusata dopo averlo detto. Le ho chiesto perché non l'aveva fermato. Ha detto che voleva solo sentirsi desiderata di nuovo, che era eccitante. Dopo aver sentito ciò, ho quasi voluto andarmene. Poi le ho chiesto da quanto tempo mi tradiva, se avesse mai avuto rapporti sessuali con lui. Ha confessato che era da poco più di un anno e che aveva dormito con lui molte volte in vari hotel. Ho detto come potevi buttare via 18 anni. Poi ho detto: non importa, le ho chiesto come fosse successo. Ciò che ha detto dopo mi ha lasciato a bocca aperta. Ha detto che la moglie del partner di affari aveva assunto un investigatore privato per seguirlo perché sospettava qualcosa. Ha scoperto che stava avendo una relazione e ha scoperto chi ero io. Ho detto come sei finita ferita? Ha detto che la moglie aveva ricevuto una soffiata dall'investigatore privato su dove ci trovavamo. Ci ha aspettato in macchina e ci ha affrontati. Poi ha iniziato ad accelerare verso di noi, ma lui si è spostato e io sono stata colpita. Lui è riuscito a fermarla prima che facesse qualcosa di peggio. Ho detto: dov'è adesso? Mi ha detto che era in prigione. Sono arrivati i poliziotti e i testimoni hanno detto che aveva guidato verso di noi. Dopo aver ripreso la mascella dal pavimento, le ho detto che dovevamo discutere del divorzio. Le ho detto che non pensavo di poter rimanere nel matrimonio dopo ciò che aveva fatto. A un certo punto dovremo dirlo ai ragazzi. Dopo di ciò mi sono avvicinato, le ho preso la mano e le ho detto che ero felice, che stesse bene. Ho lasciato l'ospedale. Sono mentalmente esausto. Questa è la cosa più folle che mi sia capitata nella vita. Ora devo concentrarmi sul divorzio e su cosa fare con la casa. Non penso tornerò con un altro aggiornamento. Ho avviato il divorzio e sto aspettando che sia finalizzato. Grazie per aver guardato il video. Cosa fareste voi se scopriste un tradimento dopo tanti anni di matrimonio? Lasciate un commento qui sotto con i vostri pensieri. Non dimenticate di mettere like, iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdere i prossimi aggiornamenti. A presto!